Ok, dovremmo esserci. Prova, prova. Ah, prova, prova, ok. Adesso ci siamo. Perfetto. Come state ragazzi? Tutto bene? Abbiamo un po' di musica di sottofondo. Aspettiamo che entri qualcuno in live. Per chi c'è chi sta guardando la diretta in differita, oggi parleremo di, ovviamente risponderò a tutta la chat come al solito, però parleremo di un argomento, dato che mi avete chiesto di parlare di un argomento approfondito ogni live, di un argomento un po' più particolare, un po' più intrattenente, che sono i videogiochi, la mia relazione con i videogiochi, e chiacchiereremo un po' su quello. Ciao Matteo, ciao Carlo, come state? Tutto bene? Si sente bene su Twitch? Si sente bene dappertutto? Perfetto, sì, in teoria si sente benissimo. Su Twitch si sente. Vediamo se si sente anche. Ho tolto la monetizzazione, perfetto. Sentiamo se si sente anche sul canale. Perfetto. Perfetto, si sente e si vede tutto. Twitch perfetto, perfetto, grazie, grazie Matteo, grazie a tutti. Buonasera Marco, buonasera Andrea, buonasera Marti, buonasera Xarec, buonasera Francescopio Castelnovo. Che ne pensi di Ood Voyager? Ah, di Tom Ford, penso che sia. Che ci sta, non è tra i miei preferiti, però ci sta, ci sta. Oggi ragazzi ovviamente risponderò a tutta la chat, come al solito continuerò a rispondere a tutta la chat, e nel mentre, dato che mi avete chiesto di parlare di argomenti un po' più diretti, un po' più di fare un argomento per live, oggi se volete, se vi può piacere l'argomento, parlerei un po' di infanzia, parlerei un po' di quello che è la relazione con i videogiochi, quali sono i videogiochi che mi hanno un po' influenzato, che ci hanno influenzato. Io non sono mai stato in realtà un grande videogiocatore, vi dico la verità. Non ho mai preso in mano la PlayStation o l'Xbox da dire cavoli mi metto lì e gioco e gioco e gioco. Però in realtà sono stato comunque parte della mia infanzia, è comunque una forma d'arte bellissima che mi ha connesso anche con amici, con persone, quindi volevo chiacchierare dato che sto facendo live particolari. Ciao YouTube, Carlo, cosa ne pensi di Snake della Nokia? Snake della Nokia penso che sia il ciò che ha dato il via all'idea che anche mobile si possa giocare. Team Xbox o Play? Chiede Matteo. Play. Non ho mai avuto l'Xbox. Ci giocavo quando ero a casa, magari di vicini di casa, che giocavano ad Halo oppure con i videogiochi per l'Xbox, ma soprattutto PlayStation. Però vi dico la verità, io ho un fratello più grande, ho un fratello del 94 e quando abbiamo iniziato a giocare ai videogiochi per la prima volta, a videogiochi diciamo un po' più complessi, è stato con la PlayStation 1 e non mi piaceva tanto giocare, preferivo guardare lui giocare. Per qualche motivo, non so il perché, ma preferivo lasciare lui giocare, lasciavo fare a lui giocare a Final Fantasy, giocare a tutti. Cosa? Matteo? No, you are amazing, Matteo, madonna, Matteo. Ma sei matto? Grazie mille. Grazie, potatone. Marti, dice Matteo. Matteo colpisce ancora. Grazie, grazie Matteo. Vediamo se. Ma perché l'avevo. Eccolo qua. Anzi, facciamo così. Sei diventato comunque un meme praticamente in famiglia, anche con Claudia. Ah, tra l'altro ragazzi, a proposito, eh, vi saluta Claudia, e grazie anche per il supporto nella live con Claudia. Grazie mille Matteo, gentilissimo. E mi sono perso, scusatemi un attimo. Sono donazioni incredibili. E
Grande tutto lo schermo l'ho scritto. Così. Allora, stavamo dicendo. In realtà... Ah, non... ecco, adesso non riesco più a... È tipo... Tipo le pubblicità, quelle... Carlo, una cosa veramente insolita del catechismo che frequentavo era proprio la presenza di Xbox. Prima delle lezioni c'era questa ricreazione. Caspita, che catechismo incredibile. No, al mio catechismo c'era solo... Ecco, una cosa del catechismo mi ha fatto venire in mente che andavo con mia nonna e lei mi regalava, io andavo al catechismo perché mi ricordo che mi regalava i gormiti. Finito il catechismo. Cioè, finito il catechismo andavamo dal tabaccaio e mi comprava i gormiti. Ringrazio anche Anita per la risposta di mio fa. Anita scrive adesso. Beh ragazzi, avete ragione. Per la live, quella sulla moda. Ma che poi Anita è messa dita in live tua? No, mai! Mai! Ma guarda un po'. Lo smetti di parlare male di Anita? Va bene, Marti, hai ragione. Mai comunque. Ho fatto anche il gruppo su Instagram. Non so se avete visto. Ho fatto il gruppo che abbiamo su Discord anche su Instagram. Comunque, stavo dicendo, in realtà giocavo, cioè mi piaceva di più vedere mio fratello giocare che giocare io. E non so per quale motivo. L'ho guardato tanto, cioè proprio mi arrabbiavo se non aveva voglia di giocare e giocava a Final Fantasy tantissimo, il Final Fantasy 8, Final Fantasy 10, poi per la PlayStation 2. Tanti giochi per la Play. Però ho giochicchiato anch'io, ho giochicchiato... diciamo che in realtà i primi giochi più che per la PlayStation è stato col Game Boy. Ovviamente sono partito, io sono molto più Nintendo in realtà, e i primi giochi a cui ho giocato col Game Boy erano Pokémon. Pokémon, sempre stato la mia Pokémon. Dai Marti, scherziamo. Io sono andato di recente con il gruppo di preghiera in un santuario della mia zona. Caspita. Ci sta. Facciamo salire Anita per il meme. Dov'è Anita? Voglio qua è crollato tutto, aspetta, fammi... Ecco, perfetto. Martedì, Marco a chiudere l'arco della giornata, Vitto. Comunque avevo l'emulatore del Game Boy sui PC per giocare a Pokémon Rosso e Blu. Ho perso ore e ore. Madonna, Matteo. No, raga, tranquilli, è un meme anche per me. Sono tanto ironica, io sono la prima che scherza su Anita. Ho iniziato con la Nintendo 10 anni, tipo. Esatto, anch'io. Primo gioco Nintendo. Primo gioco Nintendo. E i giochi a cui ho giocato sono Pokémon Rosso. No, scusami, Pokémon Giallo. Pokémon Giallo, vediamo se funziona. Pokémon Giallo. Forse è il primo gioco a cui ho giocato. Dove c'era Pikachu che ti veniva dietro. Eccolo qua. Pokémon Giallo. Poi avevo un gioco che era Pokémon TCG nero per il Game Boy. Come si chiamava? Questo qua, Trading Card Game. Terribile. Lo odiavo. Non capivo niente. E poi i primi giochi per il Game Boy. Giochi Game Boy avevo... Beh, io ero Rubino. Avevo Pokémon Rubino, ovviamente. Ah, Pokémon Argento e Oro avevo giocato. E vediamo qua cosa c'è. No, di questi no. Forse solo Pokémon a livello di Game Boy Color. Perché poi abbiamo avuto il Game Boy Advance SP. Quindi quello che si apriva e chiudeva. E lì invece ne ho avuti tanti di giochi. Questo qua avevo. Eccolo qua, mio fratello aveva questo. Col tribale dietro. E io avevo questo qua, blu. Esattamente così. Blu. O forse era così. E in realtà, boh, giocavamo un po' di tutto, qualsiasi cosa capitasse. Ed era divertente, ci sta, ci sta, ci sta. YouTube spesso gioco ancora Silent Hill 3, è un capolavoro, vero. Marco, solo 2 di batteria, quindi non mi resta molto tempo. Cavolo, mi spiace, Vitto. Mettilo a caricare. In chi era partito come Pokémon Starter? Ma sai che non mi ricordo.
Non mi ricordo, dipende da ogni gioco, non ho un preferito, dipende da ogni gioco. Quello che mi piace in quel momento lì. Penso Freligator in argento e nel primo penso Charmander. Io giocavo Cooking Mama. Il mio preferito è sempre stato Resident Evil 4. Beh, il gioco più assurdo, ma il gioco di buttare fuori dal Senato Vittorio Sgarbi sul telefono. Non ci ho mai giocato, Carlo. Altro che ti consiglia Marco è Life is Strange. Lo conosco. Provai ad installare sul primo telefono Pokémon Go, ma non ci capivo niente. Bello Pokémon Go, ci ho giocato per un bel periodo. Mi ero lasciato con la ragazza in quel periodo. Sapete quel periodo in cui vi dico sempre che ero confuso, avevo iniziato l'università, avevo avuto quel click, mi ero lasciato con la ragazza, avevo perso tutto. Era il momento di Pokémon Go. Carlo, ma che giochi? Gioco tuttora Pokémon Go sul telefono, intanto anch'io. Ma il mio Nintendo era diverso. Poi come giocavo a FPS online, tempo fa come il Black Squad. Scusa, ma Snorlax oggi che è serata giusta? Hai ragione. Tra l'altro adesso che ho la passione per il sumo, Snorlax è diventato ancora di più il mio Pokémon preferito. Eccolo qua. Però così non si vede. Ecco. E quindi niente, i primi giochi sono stati questi. Poi è arrivato, vabbè, la PlayStation 1. Io giocavo a Tekken. Bellissimo Tekken. Tekken 3. Mamma mia, Tekken 3. Mamma mia, che bello. Ho giocato tantissimo a Tekken 3. Ho giocato tanto a Crash Bandicoot. Ho giocato tanto a Crash Bandicoot. Mamma mia. A Spyro. Forse era il mio preferito. Spyro. Mamma mia. Quanto ci ho giocato a sto gioco. E poi vedevo mio fratello giocare a Final Fantasy 8. Molto carino, volevo tantissimo essere lui. Squall. E poi è arrivata la PlayStation 2. Me lo immagino Starlax in mutandoni bianchi. Marco, io gioco a Clash Royale, non so se sei presente, ce l'ho sul short, circa 15.000 coppe. Caspita, sì, ci giocavo anch'io a Clash Royale. E infatti se volete vi dico subito i giochi a cui gioco ora. Facciamo uno skip, uno spoiler. I giochi a cui gioco ora per il telefono. Ho giocato per un sacco di tempo a Clash Royale. Poi ho giocato a Brawl Stars. Ero uno dei primi ad aver iniziato Brawl Stars. E ho smesso quest'anno di giocarci. Avevo tutti i brawler, ero bravissimo. Avevo quasi tutte le skin, avevo tutto. Poi è iniziato a complicarsi tantissimo. E a dare e l'idea di endgame, quindi l'idea di finire il gioco, era lontanissima e non si poteva più finire, era diventato un problema sempre più complesso, troppo competitivo. Alla fine mi prendeva, cioè entravo per fare le missioni, diventava quasi un lavoro e quindi ho smesso di giocarci ed è stato sostituito da Pokémon TCG Pocket. Tuttora il gioco a cui gioco è Pokémon, e Pokémon TCG Pocket Trading Card è il gioco a cui gioco di più. E dopo, se volete, vi faccio vedere le carte che ho. Crazy Score Snorlax versione sumo. Tekken stupendo. Tekken giocavo anche alla versione Card Tournament, vero? Vero, madonna, me l'ero dimenticato. Dissidia Online mi è piaciuto molto, ma è vero. Sto giocando a Zelda Tears of the Kingdom adesso. E in realtà gioco ogni tanto anche alla Switch. Ogni tanto gioco anche alla Switch, me l'ero comprata quando sono andato in Giappone e mi sono messo a recuperare alcuni giochi di Pokémon. Tra l'altro anche la serie, mi sono messo a guardare un riassunto di tutte le serie Pokémon, che è un po' il mio guilty pleasure, un po' la mia cosa nostalgica di quando ero piccolo. E poi anche alcuni videogiochi dei Pokémon, mi sono messo a recuperare le storie e ho giocato ultimamente a, come si chiama? Quello Galar, quello... Non l'ultimo Scarlatto Violetto, anche quello ho giocato a Legende Arceus e ho giocato quello prima di... Scudo e Spada, ho giocato a Spada e l'ultimo che ho finito poco fa, proprio che me l'ha regalato Claudia, è Breath of the Wild, Zelda, che non conoscevo Zelda e quindi volevo giocarci perché secondo me è parte della cultura generale dei videogiochi. Matteo 5,99, grazie mille, bellissimo anche il coso dei videogiochi, pazzesco, ci sta. Grazie mille Matteo, patatone. Qualsiasi cosa sai che sono disponibile. Io avevo la dipendenza da Clash, a una certa l'ho dovuto togliere, vero? Io giocavo da Among Us, poi ho smesso perché molti che giocavano lo usavano come Tinder. Cosa?
Marti, mi sa che sono l'unico a non aver mai avuto Brawl Stars. Ma sai che è più maschile Brawl Stars. Però ci sta. Hawken, altro capolavoro che ho giocato in vita. Vero, me l'ero completamente dimenticato. Si chiama Accapramento ed è un omaggio alla sceneggiata del critico d'arte a Palazzo Madama e stile grafico ricorda Pac-Man, bellissimo. E Matteo sgancia ancora, Matteo è un matto. Sgancia tema game, dai. Su Switch 2 a 120 fps, anche se mi sono pentito di averla comprata, infatti volevo rivenderla. Infatti volevo comprare anch'io la Switch 2 e poi mi sono accorto che non cambia così tanto dalla mia OLED, cambiano alcune cose che non mi interessano e quindi aspetterò. Per quello che ci gioco io. Infatti sia te, ma gioco veramente poco in realtà, gioco quando capita. Anche se ho preordinato Leggende Z, che esce dopodomani. Quindi dopodomani dovrebbe arrivarmi. Ciao L'incubo, si parla di videogiochi e di infanzia. Infatti sia a tema. Dopodomani esce un altro Leggende Pokémon, esatto. Marti, siamo in 2 e sono maschio. Ecco. Vitto Among Us anch'io tantissimo. Among Us io non era il periodo in cui giocavo. E dopo la PlayStation 1 c'è stata la PlayStation 2. E di PlayStation 2 ho giocato tanto. Però sai che non mi ricordo i videogiochi a cui giocavo? Vediamo se c'è qualcosa. Beh, giocavo a wrestling. Ho giocato un po' a FIFA con gli amici. The Sims 2. Ratchet & Clank. Simpson ci ho giocato. Vediamo cosa c'è qua. Se mi viene in mente qualcosa. Dog's Life. Mamma mia. E Burnout. Tanto ci ho giocato. Ho giocato a GTA San Andreas, ovviamente, come tutti. Guitar Hero, è vero, Guitar Hero. E poi guardavo mio fratello giocare ancora Crash Bandicoot, Harry Potter, Lego Batman. Oddio, questo qua! Era quello con la videocamera. È vero, Lord of the Rings, mamma mia, Lego Star Wars, Buzz, ma li avevo tutti sti giochi. Sì, perché una volta i giochi non costavano così tanto come adesso. Ratchet & Clank. Rayman. Sì, Rayman. Sì, ho giocato un po' in effetti. Asterix, i giochi olimpici. Kingdom Hearts, no, perché ecco quel periodo poi in cui è uscita la PlayStation Vita, la PlayStation portatile, tutte quelle cose lì, io non l'ho fatto, ecco. Sono passato direttamente dalla PlayStation 2 al Nintendo DS e lì inizia il nuovo capitolo. YouTube, sai cosa faccio spesso quando gioco Silent Hill 3? Uso i save data solo per esplorare le imitazioni, mi immergo tanto da sembrare fisicamente lì. Wow. No, ma io non ho avuto un periodo di Among Us, ci giocavo fino a qualche mese fa. Ah, caspita. L'incubo, anch'io ho la OLED, ma cambia tanto. Diciamo che Nintendo è sempre stata indietro di 2 generazioni con le console. Doveva uscire l'hardware della Switch 2 nel 2017. PS2 la mia vita, Dog's Life, Jack and Dexter, Manhunt, Smackdown, mamma mia vs Raw. Naruto non lo giocavo. Dragon Ball, è vero, Dragon Ball Tenkaichi 2. Budokai Tenkaichi 2, Crash Twin Insanity e Ratchet Gladiator, mamma mia cosa mi ha ricordato. Però io sono passato poi al Nintendo DS e lì ho giocato tanto e è reiniziata la mia passione per i Pokémon. È reiniziata la mia passione per i combo. Ho giocato ovviamente a Super Mario, ho giocato a Nintendogs ho giocato. Ho giocato... Scribblenauts. Tu potevi scrivere... Era un po' l'intelligenza artificiale, se ci pensate. Potevi scrivere e creava degli oggetti. Che ti servivano per finire i livelli. Pokémon Mystery Dungeon. Poi ho giocato ovviamente ad Animal Crossing. Ho giocato a My Sims. Ho giocato a... Vediamo se c'è qualcosa qua che mi ricordo. Tutti i Pokémon Diamante e Perla. Ci ho passato tantissimo tempo. C'era anche Pokémon Smeraldo, che penso sia il gioco di Pokémon in cui ho passato più tempo, e Diamante e anche poi Platino, e poi mi sono fermato a Nero Bianco a livello di giochi. Ho ripreso, mi sono guardato poi dei gameplay su internet per recuperare cosa è successo negli altri, ma poi ho smesso di giocare e ho ripreso con Spada e Scudo e poi Leggende e quello di Scarlatto e Violetto, che mi sono piaciuti in realtà. Tutti si lamentano, ma io in realtà mi sono divertito. E Mario Kart, sì. Quindi in realtà io mi sono divertito. E ho passato tanto tempo a giocare lì. Ne avevo tipo 300 i giochi prima di venderli in 3 collezioni. Caspita, ho iniziato da Favigiro e fissatissimo con Geometry Dash. Geometry Dash sul telefono ci ho giocato anch'io tanto ed ero anche bravo. L'incubo che intenditore. Jack e Dexter 3 troppo figo. Mamma mia. Ecco la DS, la Nintendo che avevo io.
Ammetti che chiudevi anche te i Sims dentro 4 numeri per vedere quanto durano. Certo. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Mario Kart ci giocavi? Ci giocavo. Non tantissimo, ma ci giocavo. Il mio primo Pokémon su DS è stato Soul Silver. Mamma mia, è vero. E ho iniziato da uno dei migliori a quanto pare perché aveva praticamente 2 interi giochi in uno. Ah, perfetto. Sì, poi in realtà cioè, gli altri che sono usciti erano o delle rivisitazioni di quelli vecchi oppure quelli nuovi, alla fine li ho ripresi. Ricordi le leggende di Celebi per Pokémon Argento? Ha caratterizzato la mia infanzia quella leggenda lì, bellissima, anche il film, mi guardavo anche i film di Pokémon, le cassette, avevo le cassette. Marco invece Claudia gioca? No, purtroppo Claudia non è una videogiocatrice. Con me pian piano ho imparato un po' ad apprezzarli di più, soprattutto lei giocava magari a tipo quei giochi molto femminili, giocava quello dei delfini, giocava a Giulia Passione Moda, giocava a queste cose qua, ma non ha mai giocato. Adesso la sto costringendo a giocare a Pokémon TCG Pocket. Però no, non gioca tanto. E poi ho avuto l'R4, che se vi ricordate era la cassettina dove potevi mettere craccati tutti i videogiochi del DS. E da lì mi sono scaricato tantissimi giochi e giocavo un po' di tutto, quello per allenare la mente, un po' di tutto. Nessuno ha menzionato Pokémon X e Y, purtroppo non ci ho giocato, mi sono fermato a X e Y prima di arrivarci. Ciao Marco, uno dei migliori, però vi ho detto, ho visto il gameplay su internet. Ciao Marco, uno dei migliori di infanzia e migliori sono i 2 Super Mario Galaxy che ora sono usciti anche per la Switch. Vero, bellissimi. Poi mi ero comprato Wii Pokémon Battle Revolution e anche trasferito tutti i miei Pokémon da Soul Silver lì. Avevo tutti i leggendari, anche quelli citati shiny. A quelli delle fini anch'io. Ciao Marco, ciao Isin Apology. E sì, ho avuto poi la Wii. La Wii è stato un altro capitolo in cui ero un po' più grande, avevo smesso un po' di giocare. Giocavo alla Wii e alla Wii, ragazzi, cos'è che c'era? C'era, vabbè, Wii Sport, c'era Just Dance. E c'era... Ah, per il Nintendo DS c'era anche Guitar Hero, quello che potevi suonare così. Vediamo se lo trovo. Mamma mia, questo qua. Mi ero comprato anche il Nintendo DS Lite. No, il DSi. Il DSi. Quello che ha la videocamera. Questo qua, mamma mia. DSi. Questo qua. Forse ce l'ho ancora da qualche parte. Poi ho iniziato ad avere l'R4 e carino, insomma. Poi la Wii giocavo anche a Monster Hunter 3, il mio primo gioco di Monster Hunter, mi è piaciuto, niente male. E Wii Sport e poi cos'altro per la Wii? Ma non tantissimo in realtà, Mario Kart, tenevo in realtà tanto così un po' per. Adesso ho cominciato sul Silver, sono partito con lo starter Shiny, sì ho resettato centinaia di volte per averlo, caspita. Il Vito infatti non sapevo neanche se potesse fare. Infatti un'amica che gioca A, non mi ricordo bene il suo nome, è tipo Call of Duty, roba da femmine credo. Comunque, comunque in realtà, come si dice, mi sono perso. Matteo, col limone, bellissimo, grazie Matteo Pattone. Grazie mille. E comunque, cos'è che stavo dicendo? Mi sono perso. Comunque c'è tanto questa cosa adesso del retro gaming, di tornare a livello nostalgico a giocare i giochi della nostra infanzia, no? Hai giocato No, I'm Not a Human? No. Se vuoi cerca Feed Me Quack, è un videogioco creato da un mio amico genio dell'informatica presentato al Politecnico di Milano. Grande. Grande, dopo lo cerchiamo. Finiamo la storia. È recente questo. Non lo conosco. Ah, ma parliamo del DS. Marco, che non pensi della host di Dark Beast Ganon in Breath of the Wild? Se non la ricordi consiglio di ascoltarla. La ricordo e mi è piaciuta un sacco. Tutte le host di Zelda mi fanno venire la pelle d'oca. Nessuno aveva il Kinect per l'Xbox? Il dispositivo per giocare senza controller sembra una cosa futuristica. Vero, Matteo, madonna, mi ero dimenticato. Io non avevo l'Xbox, ma c'era una cosa simile per la PlayStation e ce l'avevo. New Super Mario Bros. Per DS, lo avevi? Era il migliore. Certo che lo avevo. Pronto per Pokémon. Prontissimo. Call of Duty non è che sia tanto femminile. Penso sia stato ironico. Ariete, Michele, come stai? Super Mario 64. Non l'ho mai provato. E il Vitto dice, non l'ho mai provato. Matteo, 3,49, ma sei un matto stasera. Ma sei un matto, una dietro l'altra. Grazie Matteo. Bellissima anche l'immagine. 3,49. Patatone. Tra l'altro Matteo è anche un patato che fa le cose tramite il PC. Matteo, ma con tutte queste nozioni ce li hai i soldi per mangiare? Chiede il Vito. Vito tipo sparatore. Dovremmo fare una run di Pokémon in live. Ah!
Giovedì sera mi arriva Pokémon. Preordinato, Leggende Z. E comunque... E poi dopo il DS, dopo la Wii, è arrivato... la PlayStation 3. Giocavo alla PlayStation 3. Però già lì ho iniziato un po' meno a giocare. Avevo la PlayStation 3 e giocavo a Call of Duty molto poco, Black Ops 2. Grand Theft Auto 5 ho giocato a Fracture. Era un periodo in cui giocavo anche tanto in strada. Col pallone, col mio amico andavamo in bici. E quindi giocavamo anche a FIFA perché lui giocava a calcio. Little Big Planet, ho giocato a Lego Batman, Assassin's Creed ho giocato. Non giocavo tantissimo, ma alcune cose giocavo. Questo qua era Borderlands anche. Far Cry 4, vero? Scusami, il 5 ho giocato. E poi, Battlefield forse me l'aveva regalato, ma non mi era piaciuto tanto. Anche Killzone me l'aveva regalato. Oddio, Star Wars il potere della forza avevo, me l'ero completamente dimenticato. Little Big Planet 2. Infamous mi ero dimenticato, bellissimo, quello del bene o del male, che andavi per la città tipo GTA con i poteri tipo dell'elettricità. Intanto andavo a casa dei miei amici anche a giocare, tipo Mortal Kombat, alcuni giochi. Purtroppo Last of Us non l'ho mai giocato, ho visto i gameplay. Mi piaceva, come sempre, mi è rimasta la cosa di guardare gli altri giocare, mi piaceva tanto questa cosa. E tuttora guardo tipo Dario Moccia o altre persone giocare. Uncharted ho giocato, God of War, tutti quelli me ne sono fatti. Bellissimo God of War. E poi c'è stata la PlayStation 4. Ah sì, Final Fantasy, quello è il primo che ho giocato io, è stato questo qua, il 13 penso. Sì, il 13. O il 14. Sì, 13 e poi il 14. No, forse il 14 era quello online, il 15 forse si chiama. Sì, il 15. Per PlayStation 4. E poi la PlayStation se l'è portata mio fratello nel suo appartamento, io ho smesso di giocarci. Matteo, ma sono rimasto indietro. Il Vito, no, infatti da quando conosco Marco sono venuto tipo 20 kg. Dai, Jetpack lo fa per stare con noi. Mi sono perso il messaggio perché l'ha cancellato. Tutto ok, tu prossimo viaggio, tutto bene Michele, tutto bene. Prossimo viaggio forse Cina o torno in Giappone. Ottimo modo per fare la dieta. Hai capito Matteo che avanti, perdi peso e una buona azione contemporaneamente, incredibile. Il Vito mi ha scoperto, io giocavo anche Yu-Gi-Oh! Per il DS. È vero, Yu-Gi-Oh! Anche Kingdom Hearts. Sto giocando i 3 God of War originali in HD in easy mode per rilassarmi, visto che sono tanti e voglio fare una maratona. Per rilassarsi con God of War è incredibile. Però sì, lo capisco. E anche... Giocavo anche a... Ah sì, poi è arrivato l'iPod Touch. Che non potevo permettermi l'iPhone. C'era tipo l'iPhone 4, l'iPhone 5. E quindi avevo l'iPod Touch, il mio primo dispositivo Apple, e l'avevo craccato. In quel momento c'era tipo... Potevi craccarlo, tra virgolette, non mi ricordo neanche come si dice. E dentro ci mettevi i giochini, i giochietti, e giocavo tanto a quello col mio amico. Andrea, ciao a tutti, sono tornato adesso dall'allenamento. Quali sono i videogiochi nominati fino adesso? Stiamo partendo dai primi videogiochi Pokémon dell'infanzia fino a quelli nuovi. Siamo arrivati all'iPod Touch, abbiamo fatto PlayStation 3 e PlayStation 4. Ragazzi, l'action replay con i Pokémon, è vero, l'action replay. Me l'ho dimenticato, quello dei trucchi. Anche per PlayStation 2 mi ricordo che avevi i trucchi tipo GTA. Jailbreak, il jailbreak si chiamava, bravo l'incubo. Avevo messo il jailbreak sull'iPod per sbloccarlo, perché era chiuso il sistema. E ce l'ho ancora forse l'iPod Touch da qualche parte. E poi una grande, questa forse è una cosa che non tutti condividono, ma il momento in cui ho iniziato a giocare di più, forse i giochi a cui ho giocato di più in assoluto, sono stati per il computer ed erano gli MMORPG. Ho iniziato a giocare tantissimo, vediamo se qualcuno lo conosce, a questo gioco qua. Nostale. Vediamo se c'è qualcuno che lo conosce. Io penso che in questo gioco ho passato non so quanto tempo. Era un videogioco online sul computer. Tu avevi un personaggio, sceglievi all'inizio mago, arciero, spadaccino, praticamente all'inizio, e dopo andavi avanti, salivi di livello, trovavi i mostri, avevi le missioni e interagivi con le altre persone, potevi scambiare e avere queste trasformazioni ed c'era tutta una community, era un po' un primo modo per creare community online. Matteo, mai visto. Belle le scritte su Twitch.
Hai la PS5? Non ce l'ho. Purtroppo non ce l'ho. So che nella tua generazione però da piccolo ero malato di Skylanders e da fare statuette non ci ho mai giocato. Skyrim ci ho giocato. Anche a Battlezone io ci ho giocato per poco. Dragon City su Facebook mai giocato. Ci ho giocato Dragon City. Marco, te hai mai visto Harry Potter? Perché non mi torna un dettaglio. I genitori di Tom Riddle erano persone normalissime. Perché mai la loro tomba sembra copiata direttamente da qualche film horror. Ma forse la loro estetica gli piace essere un po' tipo la famiglia Addams. No, sì, l'ho guardato, li conosco Harry Potter, ma non sono esperto. Online giocavo a Farmville su Facebook, mamma mia. Una specie di Metin 2, ho giocato tanto anche a Metin 2. Metin 2 era un altro. Questi giochi qua, che sono un po' un fantasy, un RPG fantasy praticamente. Metin 2 era una versione cinese molto simile. Ci ho giocato molto anche a Metin 2. E poi soprattutto c'erano i server, quelli tipo dove già avevi tutte le cose, tipo i soldi infiniti, tutte queste cose. Oh madonna, se mi piaceva questo. Ho giocato tantissimo a 4Story, che più o meno è sempre la stessa cosa di Nostale o Metin 2. Gli MMO erano bellissimi perché proprio interagivi con gli altri. Poi questa cosa della crescita, che un po' mi è rimasta quella crescita personale, il fatto che prendevi era una cosa di ruolo, no? Un gioco di ruolo, quindi prendevi un ruolo e potevi parlare con gli altri, chattare, si creavano proprio, avevo delle cose su Skype in cui proprio giocavo con le persone che conoscevo. Skyrim è il mio gioco assoluto preferito. Skyrim è tantissima roba. E si creavano proprio delle community e belle le emoji, e si creavano proprio delle community ed c'erano tipo delle gilde o comunque dei gruppi dove si facevano le missioni e era bellissimo. Una specie in 2 Cityville. Ho giocato a Bite Fight? No. Hai mai provato i giochi della Supercell? Certo. Supercell, come dicevo prima, ho giocato a Brawl Stars fino a praticamente 3 mesi fa. Ero uno dei giocatori anche più forti in Italia, dico la verità. E poi, com'è che si chiamava? Brawl... Oddio, c'era un gioco che non mi ricordo come si chiama, che eri tipo dei lottatori e non mi ricordo come si chiama. Era online ed era bellissimo, però non mi ricordo come si chiama. Un altro invece era questo, S4 League, mamma mia, un po' cyberpunk, un po' particolare. E qua invece era una sorta di tipo, come adesso c'è Fortnite, era una cosa tipo Fortnite di tempo fa, sempre online. Ho giocato tanto anche questo, con questo stile molto giapponese, molto fico. Ho giocato tanto anche questo, però No Stale è la cosa che giocavo di più. E poi ho giocato tanto ad Habbo. C'era il periodo in cui iniziava a esserci tipo, come si chiama, su Windows iniziavano a esserci quelli per chattare, per comunicare, per chiamarsi, Messenger, e Habbo era un modo veramente tipo questo hotel fittizio dove dentro tu pagavi o con soldi veri o altro. Io avevo pagato soldi veri, li prendevo da mia madre di nascosto per pagarmi queste cose e avere i furni che erano nella tua stanza, farti la stanza con più arredamento, queste cose, e creare una stanza, poi interagivi con le persone e prendevi proprio un ruolo, potevi vestirti come volevi. Incredibile Habbo, una sorta di precursore dei social media. Rayman 2 è bellissimo. The Witcher 3 non ci giocavo, capolavoro, se metto le manutenzioni in generale sono maestri. Marco, io da piccolo ero partito dalla Wii, purtroppo non la mettono più in commercio, era molto meglio la Play. La Wii era bellissima, ha fatto un successo enorme. Sapete che The Elder Scroll 2, se ricordo bene, è il 2 è Daggerfall di Sebastian, la mappa grande con il Regno Unito. Cosa? The World of Warcraft lo conosco, ma non ci ho mai giocato perché giocavo agli altri. Mi aggiungi come amico su Brawl Stars e adesso non ci gioco più, Andrea. Buonasera Marco, hai giocato a Diablo? No. Ocean Water, hi! Temple Run, anche vabbè, Temple Run, poi conservati quei giochetti lì, giocavo un po' di tutto. How's your day been? It's all good, it's all good. Hai mai usato Second Life? Ci ho giocato per un po'. Matteo, 5,99, bravo, grazie mille. Lo Shiba. Aspetta, tra l'altro. Vediamo se faccio così. Grazie Matteo, patatone. Con Pikachu. Giuseppe Leo Villa, Diablo 4, tanta roba. A Diablo penso che abbia fatto la storia. Are you going to be doing yoga stuff or meditation stuff anytime soon? Of course.
of course. But I also have another YouTube channel in English where I talk about yoga and meditation, if you want to check it out. I'll put the link here. E vediamo qual è il nome. Non mi ricordo più. Marco. Inner Journey by Marco Dei. Ok. There you go. Red Dead Redemption non è un gioco, è un'esperienza. Pokémon Mystery Dungeon è il primo e il secondo, bellissimi. Squadra blu o rossa. Io giocavo a squadra blu. Do you still practice doing the handstands? Sometimes I do, yes. I'm trying to do CrossFit. Devo giocare solamente Monkey Island 1 e 2 Diablo. Non conosco. Marti, c'è stato quel periodo dove c'erano giochi sul telefono a cui hanno giocato tutti almeno una volta nella vita, vero? Poi sì, è iniziato la cosa del telefono. Poi si è iniziato a giocare col telefono e da lì ho smesso pian piano di giocare ai videogiochi qua e sul telefono Brawl Stars, Clash Royale, all'inizio c'era Clash of Clans, Geometry Dash, tanti giochi, ne ho provati tanti. Però come vi ho detto ultimamente non gioco tanto. Se gioco la Switch, quindi i giochi che gioco adesso sono rimasti un po' quelli sulla Switch. I Pokémon è sempre stato un po' il mio nostalgic guilty pleasure e mi sono recuperato alcuni giochi di Pokémon. Adesso esce ZA, quindi giocherò quello. Il migliore esploratore del tempo e dello spazio. Vero. Ciao Spion, come stai? Matteo, grazie mille patatone, 2,49 €. Tantissimo oggi. Jetpack, Angry Shark. Anche Angry Shark, è vero, ci giocavo in Giappone ad Angry Shark sul telefono, dato che è offline e quindi non avevo internet in metro quando andavo da una parte all'altra e quindi giocavo a quello. Fatal Frame non conosco. Che boss che sei, grazie Spion. Troppo gentile. Si sta parlando di videogiochi, infanzia, un po' di tutto. L'altra ti follow per questo. Sei troppo gentile. Qualsiasi cosa, Spion, sono qua. Se ti chiedi chi sto leggendo la chat sull'altro social, perché sono in live anche sul tuo. Cos'è Angry Shark? È un gioco per il telefono normalissimo. Angry Birds, madonna, Angry Birds. Tantissimo. Era il periodo in cui andavo a nuoto, anche se giocavano queste cose a nuoto. Head Soccer, mamma mia, è vero. Oh, me l'ero completamente dimenticato. Head Soccer, bellissimo. Ci ho giocato veramente tanto anche a quello. Molto divertente. Mi sa che ci giocavo anche con l'iPod Touch, quando avevo l'iPod Touch. Molto divertente. Poi ti fa venire il nervoso in realtà. Fruit Ninja, certo, Fruit Ninja. Tantissimo. Però ragazzi, quello a cui gioco adesso è rimasto, ve lo faccio vedere, è Brawl Stars, Pokémon Go e Pokémon Sleep. Ogni tanto è tipo una sorta di gamification del sonno. E ho giocato Tiny Island Survival, questo giochino qua, sempre perché era offline, mi serviva a Tokyo. Stardew Valley, vero? Stardew Valley era un gioco da comprare, ma l'avevo comprato perché mi ispirava, era un po' cozy in stile Animal Crossing, che avevi la tua fattoria ed era una cosa molto tranquilla, dovevi tipo raccogliere le cose. Molto carino. Ma il gioco a cui sto giocando di più ovviamente Pokémon TCG Pocket. E Marco, i martedì giovedì ci troviamo a parlare di tutto. Grande Matteo. Buone. Come si chiama il giochino? Quello di cui una pallina rossa che stava sul Nokia. Qual è il giochino della pallina rossa che stava sul Nokia? Sai che non lo conosco. Ho notato che figgevo lo squaletto quando giocavi in Angry Shark. Sara, in Giappone hai avuto l'occasione di giocare a degli arcade a Tokyo? Certo. Al soccer cosa mi aveva sbloccato? Mamma mia, vero.
Comunque, cambiando argomento, nonostante abbiamo contattato alcuni centri di moda a Milano, nulla è andato ancora in porto. È abbastanza frustrante perché penso di avere potenzialità per poter iniziare. Lo so purtroppo Andrea, purtroppo non si può fare molto. Tu continua a mandare le candidature, ma non ci si può fare molto. Le agenzie purtroppo hanno un tot numero di persone che fanno entrare, magari proprio con agenzie più piccole anche attorno a te, tipo agenzie eventi o cose varie. Hai il filtro lettura per anziani sul cell? No, non ce l'ho Jetpack. Marco, hai mai giocato a Pooh, è vero. Pooh me l'ero completamente dimenticato, una sorta di Tamagotchi. Tra l'altro ci giocavo col Tamagotchi. Un gioco ma in senso positivo. Vero. Have you ever lost bet? What was the punishment? No, I don't think so. What do you mean? Io giocavo solo a Snake su Nokia, vero Marti? Bounce Tales. Mi dice qualcosa. Bounce Tales. No, non c'era Rope, come si chiama? Quello che dovevi tagliare le caramelle sull'iPad, ma non mi ricordo. Grand Spion? E però sì, Pokémon. Non so se ci giocate. Pokémon TCG Pocket. Questo ci gioco io. A questo gioco, niente da dire. È l'unico a cui gioco ancora praticamente, anche perché è un modo per trovarsi con gli amici, chiacchierare e ci sta. Ci sta. Oddio, ma io posso... Vediamo. Vediamo, ma io posso far vedere... Posso far vedere l'iPhone? Si può? Cattura schermo, si può vedere cattura schermo, dispositivo, fonte multimediale, presentazione immagini. Proviamo un dispositivo di cattura video. E no, forse non si può. Forse non si può. Ci proverò, magari la prossima live ci proviamo. Io giocavo una roba tipo Ninjago, mamma mia Ninjago, cosa mi hai sbloccato? Che sembrava tipo... LOL. Ninja Fruit. Tiger Ball. Vero. Ciao Marco, come stai? È da un po' che non vengo in tuo live. Ciao Right, come stai? Oggi si parla un po' di infanzia. Io Tiger Ball ci gioco ancora, sono arrivato a 400. La Switch la uso ancora? La uso. Non troppo, ma la uso. Ho appena finito Zelda Breath of the Wild. Quello che dicevi era Ninja Fruit. Ah, ok. Tiger Ball, ma sai che non ce l'ho presente? Vediamo. Non ce l'ho presente. Hill Climb Racing. Anche questo l'ho sentito. Beh, questo sì, è vero. Questo anche ci si giocava tanto. Spion è un esperto. Purtroppo Zona Trentino e Verona non ne hanno proprio trovate. Quelli sono invece i tuoi giochi da combattimento preferito? Insisti, poi in caso scrivimi su Instagram che vedo se c'è qualche agenzia che mi ricordo il nome. E i miei giochi da combattimento, mi piaceva tanto Tekken quando ero piccolo, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, e poi Infamous, c'era God of War, però combattimento... Ah beh, c'era SmackDown. Have you ever played Twister? Yes, of course. Trivia Crack Kingdom, vero? Matteo con l'unicorno, 1,19 €, grazie patatone, bellissimo, bellissimo. Grazie mille. Messo... Se si può... No, purtroppo non posso rispondere, posso fare... Non so bene cosa ho fatto. When was the last time you played? I think when I was young, when I was a kid. Infamous Second Son, vero? Quanta gente nuova stasera. Vero Matteo, hai visto? Hai visto patatone? Giochi anche da telefono o anche tipo Play?
Allora, per la Play in realtà si parlava prima, ho giocato a vari giochi, ma mi piaceva di più, per assurdo, vedere gli altri giocare che giocare. Io non mi ricordo i giochi per la PlayStation 4. PlayStation 4 ce l'ho avuta per poco. Ah, beh, è vero, mi ero completamente dimenticato Minecraft, ragazzi. Io ho fatto un periodo della mia vita in cui col mio migliore amico, dopo nuoto, perché facevo nuoto con me, ci trovavamo ogni sera a giocare o a Lost Tale o a Minecraft. O a Minecraft. Marti, io ero fissata anche con Akinator. Vero quello che indovinava i nomi. Adesso c'è ChatGPT. Ti ricordi quello che ho giocato la prima volta a 7 anni con il mio primissimo tablet? Se ti piace il giapponese, Ghost of Tsushima è irrinunciabile. Tsushima, non conosco. Andiamo. Ah, ok, certo, certo, certo. Playback 2 era una specie di GTA bruttissimo da telefono. Sai che ho capito forse? Matteo, questi sei dei nostri martedì sera? Ma sì, ma se uno vuole venire non c'è nessun problema. Se non vuole venire non preoccuparti. Grazie comunque Matteo. Ovviamente devono essere un piacere live, non deve essere forzato. Benvenuto nel club. Ormai l'hai notato, è un po' come una famiglia ormai. Il martedì sera, il giovedì sera ci si ritrova qui e si chiacchiera. Grazie Spion, bellissimo. Io l'ho vista... Ah, che ricordi quello? Se ti piace il gioco... Ah, when was the last time you've been on a roller coaster? I go on roller coasters every single weekend, basically. Because I have a theme park around here. Medieval, ma cosa mi hai ricordato, Michele? Cosa mi hai ricordato? Cosa hai tirato fuori? Che capolavoro. Tra l'altro non potevo mai giocarci perché era per la PlayStation portatile che non avevo. Spion, io giocavo Shadow of the Colossus. Beh. Minecraft, io non ci ho mai giocato però. Minecraft era quel gioco a cui anche a me piaceva vedere gli altri giocare. È bellissimo Minecraft. Ci eravamo già scritto di G, mi avevi consigliato di puntare direttamente a Milano perché a Trentino Verona c'erano solo casting. A questo punto di completo stallo andrebbe benissimo per iniziare. Sì, a questo punto, allora se a Milano non ti hanno risposto o altro, vai attorno a te, non preoccuparti. Ma non cambia niente a livello di agenzie o altro, cioè non preoccuparti. You should vlog it. Can you play some background music if you don't mind? Is there no background music? Si sente ragazzi la musica di sottofondo? Of course. Subway Surfers. Subway Surfers non ci ho giocato tantissimo. Uncharted. Uncharted, bellissimo, quello mi era piaciuto, uno dei primi d'avventura. Giovedì mi arriva Pokémon Leggende Z. E poi, tra l'altro, mi è venuto in mente un gioco a cui giocavo tanto, vediamo. Ah beh, un gioco in realtà che ho visto ultimamente che mi è piaciuto tantissimo vedere il gameplay è questo, ragazzi. Ho visto il gameplay da Dario Moccia e a parte che continuo ad ascoltarmi le colonne sonore e piango praticamente ogni volta. Questo penso che sia arte. Forse il miglior gioco a livello di storia mai fatto dai Final Fantasy. Incredibile. Expedition 33, veramente bellissimo. Drammatico, profondo, innovativo, creativo, fatto da un team di 30 persone. Veramente, veramente bello. Guardatevi il gameplay di qualcuno che ci gioca. So che costi anche sui 30 euro, una cosa del genere. Ed è pazzesco. C'eravamo già... Ah, anche la serie Yakuza, bello, anche quello è vero. Bellissimi, però non ci ho mai giocato, però mi piaceva... Ho visto qualcuno fare gameplay. No Scandy è uno dei giochi più strani sul cellulare a cui ho giocato. È vero. Cosa mi hai tirato fuori? Hollow Knight, Jetpack. Konnichiwa Marco-san, come stai? Mi hai giocato Warcraft 3 Warhammer 40k da 1 fuori? Revenge, konnichiwa. Konbanwa. Konbanwa. Genki desu ka? Non ci ho mai giocato purtroppo. Non ci ho mai giocato. Cosa ne pensi di Soul Sacrifice? Non lo conosco quello. Ori per Art Direction. Ori. Ah, Ori. Vero. Trials era bellissimo, Spion. Vediamo. Come fai a ricordarti i nomi di queste cose?
Io non me lo ricordavo assolutamente. Io giocavo Nintendogs, ragazzi. Ori. Bellissimo. Bellissimo, bellissimo. O anche... Ce ne sono alcuni giochi carini a cui ho giocato. Però sì, ultimamente quello a cui gioco di più è veramente... Tipo, se riprendo in mano qualcosa è veramente Pokémon. Pokémon TCG Pocket, adesso arriva il nuovo Pokémon per la Switch. Non gioco tantissimo più, purtroppo. Però nel passato ho giocato veramente tanto. Veramente tanto. Sto guardando tra l'altro se mi sono delle carte da scartare. Sarebbe interessante potervi far vedere. Poter condividere lo schermo. Come posso condividere lo schermo dell'iPhone su OBS? Vedere come riuscire a farlo. Sarebbe figo? Vediamo se si riesce a fare. Presentazione di immagini. Immagine fonte multimediale. Vediamo. No, fonte multimediale non va. Agenzia di casting valido a tuo avviso. Giochi da tavola invece preferiti? Sì, scrivimi su Instagram, ne parliamo volentieri. E giochi da tavola non sono tanto un tipo di giochi da tavola. Giocavo quando ero piccolo a Monopoly, ma non sono mai stato tanto un tipo da giochi da tavola, purtroppo. Mi piaceva tanto scacchi. Ho giocato tantissimo tempo a scacchi e mi piace. Scacchi è uno dei giochi che mi piace di più. Jetpack, poker online. Poker purtroppo non mi è mai... I giochi di carte non mi sono mai piaciuti tanto. I giochi di carte purtroppo non mi sono mai piaciuti tanto. Va bene ragazzi, gli ultimi 5-10 minuti e poi stacco anch'io che inizia a essere quasi le 11. Però è stato piacevole ricordare un po' i giochi, i vecchi giochi del passato. Un po' un giro nell'infanzia. Matteo, patatone, ah! Grazie mille, 1,19 €, coi cuori. Grazie mille Matteo. Alan Wake, mi piaceva, lo giocavo sulla Play. Live Super Nerd, vero? Super nerd. Cos'è Alan Wake? Tra l'altro ragazzi, guardatevi il sumo. La mia nuova passione è il sumo. C'è niente di meglio. Sai che non lo conosco, non ho mai sentito Alan Wake. Non lo conosco. Cioè adesso ditemi come si chiama la canzone Invi a te me. Adesso ditemi che questa canzone non è la cosa più pazzesca che avete mai visto. Aspetta che tolgo questo. Oddio, hanno cambiato YouTube di colpo. Mio padre giocava a golf su Wiki nascosto a mia madre. Come a Wagen Kies. Arigato gozaimasu. Have you considered to bring back your childhood hobby back and play games live on stream? Maybe. Maybe I will do it. Marco, prendi quella canzone I don't wanna know if you're planning to keep it in your... No, non la conosco. Mamma che bella. Metal Gear, Metal Gear. Hai pensato di giocare al passato di FPS online come Battlefield e Call of Duty che erano più blasonati all'epoca? Non mi sono piaciuti tantissimo, cioè non ero tanto uno da quel genere di giochi. If you're creeping please on the show. Cioè sento questa canzone ragazzi. Non mi vedo. Dans chaque couleur, pas de oui, les mythos.
questa pura. Marti, grazie mille, buonanotte, grazie a te per la compagnia. Ci vediamo alla prossima live, non so quando è, vi aggiornerò su quando è la prossima live perché forse giovedì sono via. Vediamo, che sto affrontando un po' di cambiamenti. Forse vado a vedere a teatro, forse vado a vedere di iscrivermi a un corso di teatro. Tra l'altro sto cambiando palestra e sto per iscrivermi forse a CrossFit per provare. E ho iniziato canto e ci sono un po' di cambiamenti in corso. Ciao Spion, grazie mille del supporto. Adesso chiudo anch'io, inizio a salutare anch'io. Carlo, canzone fantastica, sono d'accordo. Resident Evil li sto riscoprendo ora, mi mangio le mani per non averlo fatto prima. Purtroppo non li ho... Forse li vedevo tempo fa a giocare da qualcuno. Tra l'altro il tipo di Expedition sembra musare i cartoni ai bimbi. Gustavo. O verso. Matteo! Grazie mille Matteo, cool. Tra l'altro sono bellissime le animazioni lì. Ascoltiamola tutta, è fantastica, è incredibile. Tra l'altro ultimamente mi sto appassionando tanto d'arte. Più faccio meditazione, più medito e più l'arte mi tocca. E la vedo proprio come un'espressione della coscienza, è una cosa incredibile. E sto facendo anche un corso su YouTube ogni tanto di storia dell'arte insieme al giapponese, che sto imparando, e mi sta veramente piacendo tanto. E penso che Expedition 33 sia veramente arte videoludica. Grazie per l'onda nostalgica. Grazie a voi ragazzi. Un gioco che mi ha cambiato la vita è Dark Souls 1 nel 2017, ci sta. Vado anch'io, Matteo. Ciao ciao, ciao Matteo, grazie mille delle donazioni, grazie mille di tutto. Adesso chiudo anch'io. Patatone. Ci vediamo, ci sentiamo su Discord per capire quando è la prossima live. La meditazione diminuisce il cinismo? No. Anzi, più medito e più ho dubbi su tutto. Perché inizi a essere un po' più onesto con te stesso, inizi proprio a essere onesto. Incredibile, Marco, siamo nati lo stesso giorno, nello stesso anno, stesso segno, ma non stessa ora. Cosa? Davvero? Non mi ricordavo dello stesso giorno. L'incubo, buonanotte, buonanotte Matteo, buonanotte L'incubo, buonanotte Michele, ciao ragazzacci. Ciao L'incubo. Ciao Marco, buonanotte. Ciao a tutti ragazzi, grazie mille della live, mi ha fatto super piacere. Grazie per la live stream. Aspetta, si è bloccato tutto. Grazie per la live stream, looking forward to your future gaming streams. Of course, of course. L'intrattenimento a volte è divertente. Ci può stare alla fine, non c'è niente di male. Anzi. Ciao Jetpack, ciao Matteo, ciao Rinangel, ciao YouTube. Ciao Vitto, ciao Ika. Ciao Marcio, Matteo, ciao Michele, ciao Rinangel, ciao Xarec. Ciao Spion. In tantissimi stasera. Va bene, adesso tra l'altro rimango un po' qua a vedere se riesco ad attaccare il telefono, così magari la prossima volta riesco a condividervi il telefono e provare a o giocare o fare qualcosa anche dal telefono. Che dite? Vediamo un attimo se si può fare. Intanto ragazzi, se dovete andare andate pure, io ho finito. Guardo un attimo qua su OBS se si può, un minuto. Cattura schermo, cattura l'audio in entrata, cattura audio macOS, browser, dispositivo di cattura video, scheda di acquisizione forse. No. Ma perché mi ricordo che ci avevo fatta una volta. Marco 260397. Allora sì. Allora sì. Ciao Renangel. Allora sì. Presentazione di immagini, immagine, scena, gruppo, punti di colore. No, mi sa che non riesco a farlo. Devo guardare un attimo. Devo guardarlo un attimo. Come fare? Vabbè, prossima live ci proviamo. Marco, crei dipendenza in senso buono. In che senso? In che senso YouTube? Come mai?
Sono le 11. Carino Matteo, mi scrive i messaggi. A sentirti parlare qui in live nei video dici cose interessanti. Grazie YouTube. Questo è molto importante. Sto cercando pian piano di trovare un po' la mia anche coi contenuti perché voglio provare dei format diversi. Adesso proverò a fare delle cose un po' diverse, vediamo. Soprattutto con i contenuti. Le live mi stanno piacendo. Va bene ragazzi, grazie di tutto. Grazie YouTube, grazie Jetpack. Rain Angel, ci vediamo, ciao Michele. Ci vediamo tutti alla prossima live e vi farò sapere quando è. Grazie ragazzi, buonanotte. Ci vediamo.